tutti! Per continuare la serie di video su quali capi stanno bene nelle varie forme del corpo, oggi vi parlo di quella del triangolo invertito. Come sempre vi dico, la forma del corpo non dipende dal peso, ma proprio dalla struttura, e chiaramente quelli che adesso vi darò sono solo dei consigli, per cui sono da prendere così appunto solo come miei consigli, anche diciamo dei consigli personali che vi do, però poi, come chiaramente faccio anch'io, ognuno si deve sentire libero di mettere quel che vuole, perché l'importante è che quello che indossate vi fa star bene e vi fa sentire a vostro agio. Il fisico a triangolo invertito ha delle proporzioni particolari, poiché ha le spalle più ampie rispetto al bacino e quindi si crea questa differenza di volumi, per cui per star meglio diciamo bisogna bilanciare le spalle, la larghezza delle spalle con quella del bacino, quindi cercare di mettere in evidenza e di attirare l'attenzione sul bacino, sulla vita, sulle gambe e diciamo così tralasciare chiaramente tutto ciò che va sulle spalle. Per prima cosa andiamo ad analizzare i colori. Quindi nella parte alta del corpo è meglio avere colori scuri o comunque più scuri rispetto alla parte bassa, di una texture leggera, morbida, ma non ampia, se no andiamo addirittura ad enfatizzare, ampliare ancora di più la parte sopra, senza applicazioni, magari di colore in tinta unita, quindi non le fantasie, e senza nessun tipo di applicazione che attiri l'attenzione. Perché appunto non vogliamo enfatizzare questa parte, ma enfatizzare quella sotto, che chiaramente sarà esattamente il contrario, quindi colori chiari o più chiari rispetto alla parte sopra, con fantasie, applicazioni, rouge, paillette, cinture, la qualsiasi, insomma l'attenzione deve essere verso il basso e non verso l'alto. Ciò però non vuol dire che per coprire la parte sopra dobbiamo vestirci solo di nero, anzi, come abbiamo detto, deve essere comunque un tono più scuro rispetto alla parte sotto, e mi raccomando non deve essere, come abbiamo detto, ampio, perché se io ipoteticamente che sono un triangolo invertito mi metto una bella maglia ampia e nera, chiaramente sembrerò tutto un pezzo unico, senza forma, e quindi non starò bene. Per quanto riguarda invece il taglio dei capi, analizziamo prima la parte bassa. Che cosa sta bene a questa forma del corpo? Tutto ciò appunto che attira l'attenzione. Partiamo dai pantaloni. I pantaloni stanno bene degli shorts, quindi cortini, pantaloni con pants, tasche, applicazioni, magari a vita non bassissima ma chiaramente non alta, con delle belle magari cinture, fossero anche proprio cinture gioiello, in maniera che risaltiamo i fianchi. Ci stanno bene comunque i pantaloni con un taglio anche maschile, a sigaretta, capri, insomma tutto ciò che comunque evidenzi, enfatizzi la parte del bacino, dei fianchi, ma anche la vita, perché in realtà questa forma del corpo ce l'ha la vita, ha una vitina diciamo rispetto magari alle spalle, si nota rispetto ai fianchi, anche se i fianchi sono piccolini, la vita solitamente si vede, e quindi è bene non coprirla, perché se si copre troppo non si nota e quindi si sembra tutte un pezzo, come dico io, una colonna. Invece, parlando di gonne, stanno bene quelle gonne, che ne so, plissettate, a pieghe, svolazzanti, svasate,
e che appunto siano magari di una texture sì leggera, magari d'estate, però magari un po' lucida, di seta, di raso, cioè tutto ciò che dà anche un certo movimento. L'altezza della gonna, ecco, diciamo che dipende dall'età, da quello con cui uno si sente bene, però stanno bene magari anche le minigonne o comunque le gonne sopra il ginocchio. Per quanto riguarda gli abiti, ecco che il triangolo invertito solitamente fa un po' fatica a trovarli. Perché? Perché ha due misure diverse. Solitamente ha una misura più grande per il sopra e un po' più piccola per il sotto. Quindi cosa succede? Che nell'abito, se deve chiaramente indossarlo, deve starci con le spalle, col torace, perché questa forma del corpo solitamente ha un torace ampio e quindi deve prendere in un abito chiaramente una misura più grande per star dentro bene con le spalle e con il torace, che magari sta larga in vita e sui fianchi. Ecco, o si va a modificare, quindi lo si fa riprendere, se si è capaci lo si riprende da soli oppure lo si fa modificare da una sarta, oppure facciamo un po' di fatica perché nella teoria andrebbe comunque un abito che è stretto in vita e sì, ampio poi sotto come gonna, ma non ampio sui fianchi, perché anche lì se no si crea sempre questa cosa, diciamo, di sembrare un po' una colonna. Invece deve risaltarla la vita perché ce l'ha, ma deve anche risaltare un pochino le forme dei fianchi, attirare l'attenzione lì. Quindi anche se l'abito chiaramente lo si consiglia anche lì come per la gonna, magari sopra il ginocchio o al ginocchio, perché comunque le gambe sono belle, sono snelle, bisogna prestare attenzione appunto al fatto della taglia. Stanno bene tutti quegli abiti che sono un po' scivolati, ma sempre stretti, insomma aderenti alla vita, che la mettono in risalto. Se così non li troviamo, ecco che possiamo ricorrere appunto a delle belle cinture, a delle pants, delle arricciature, appunto magari mettendo un abito scusate, una cintura sull'abito in maniera che non solo risaltiamo la vita ma poi fa anche, ecco, queste pensa, lo rende svolazzante, diciamo così, che ci sta bene. E chiaramente l'abito è di un unico colore, ecco, lì non ci dobbiamo fare più di tanti problemi, ma come sempre problemi non ce ne dobbiamo fare, queste cose devono essere diciamo messe in atto proprio per non farcene di problemi. Se ci sentiamo poi a nostro agio, ecco che va bene così. Diciamo che sugli abiti forse è meglio prenderli, ma poi ne parleremo fra poco, con le scollature ampie e a V, ecco questo, che non abbiano magari il taglio o a manica a giro o ad aletta, perché magari non stanno tanto bene, però ecco di tutta la parte sopra ne parlo proprio adesso. Ed è adesso che arriva proprio la mia parte, anzi la nostra, quella del fatto a mano, della maglia e dell'uncinetto. La parte sopra. Dunque il taglio della parte sopra, come abbiamo detto, colori un po' più scuri rispetto al sotto, senza applicazioni, con colori magari anche matte, tinta unita, evitare le strisce in questa parte che allargano ancora di più magari le strisce sul sotto, sotto può essere anche pizzo, non utilizzare filati troppo grossi, evitare treccione varie, sempre in questa parte, intendo. Quindi diciamo che dobbiamo tenerci, come si dice in dialetto milanese, schisci su questa parte, ma sempre per il sopra, tutto ciò invece che è in vita, magari evidenziarlo. Per quanto riguarda le maniche, ecco che stanno bene quelle che non danno tanta importanza e volume, tipo il raglan, perché non ha nessuna riga, non taglia le spalle, non le mette in evidenza. Quindi stanno bene le maniche raglan, le maniche scese, che sono anche facili da fare a maglia e a uncinetto, quelle a pipistrello.
Se sono a spallina, quindi se siamo d'estate, ecco, è meglio una spalla più ampia rispetto a una spallina stretta. Non stanno bene quelle a fascia, cioè tutto ciò che è a fascia non sta bene. Secondo me sono da evitare anche, come vi dicevo prima, quelle che qui hanno rouge, svolazzi, palloncino. Per quanto riguarda invece la lunghezza, stanno benissimo le maniche a 3/4, perché danno, ecco, sempre più una proporzione. Per quanto riguarda lo scollo, stanno bene gli scolli a V profonda, anche incrociati tipo scaldacuore, quindi che hanno l'incrocio, comunque sempre ampi. Io non consiglierei i barchetta perché appunto, come dire, allungano questa parte. Non stanno tanto bene i lupetto perché si vede che il collo è piccino e le spalle invece sono importanti. Quindi stanno bene i colli, al contrario, come dicevo, il taglio raglan, quindi anche lo scollo, diciamo, chiamiamolo così, all'americana. Ecco, quello magari non accollato, no, non con il lupetto, magari lo scollo normale, ma col taglio poi delle spalle all'americana. Diciamo che onde evitare di far sempre più volume sul torace che hanno ampio, io eviterei anche tutto ciò che è doppio petto. Attenzione però, perché l'incrocio uno lo potrebbe pensare come doppio petto, no, perché l'incrocio, mi sposto un attimo per farvelo vedere, l'incrocio non si incrocia qui in alto, non è un incrocio alto, deve essere sempre un incrocio piuttosto generoso, quindi qui non si incrocia ma poi si incrocia sotto. Poi vi farò degli esempi con dei miei tutorial che ho fatto per farvi capire meglio. Quindi come tipologia di sprone abbiamo detto sta bene il raglan, la manica scesa, eviterei la manica a giro oppure lo sprone rotondo se evidenzia con colori, disegni o punti questa parte. Se invece non l'evidenzia, cioè è liscio, è come dire tutto magari a maglia rasata, ecco che anche lo sprone rotondo può star bene. Solitamente quello che sta meglio appunto è il raglan e la manica scesa. Un altro sprone che può star bene è quello con le spalle, il taglio delle spalle alla giapponese, ma sempre se ha la manica scesa. Ma quindi d'inverno, diciamo, se fa freddo e non vogliamo appunto enfatizzare ancora di più con filati piuttosto grossi questa parte, come possiamo fare? Prima di tutto magari facciamo una sovrapposizione ma leggera, quindi magari avendo sotto una maglietta con uno scollo comunque ampio, non, vi ho detto, non il lupetto, e sopra magari un maglione non così grosso, ma magari anche con una certa struttura, però con scollo a V, in maniera che riusciamo comunque a coprirci senza dover per forza avere appunto lo scollo alto, altrimenti si utilizzano scialli, quelli anche messi che creano la V davanti, sapete, messi al collo, tipo Bactus, sciarpe, stole, magari le stole non messe qui perché evidenziano ancora di più la stola tenuta, ecco, sulle braccia, però la stola si può anche tenere sul collo, perché in effetti d'inverno, anche se ci mettiamo un grande sciarpone, che uno dice, beh, ma evidenzio questa parte, certo, ma ci dobbiamo comunque sempre coprire, e poi la evidenziamo sì, però ingrandendo, diciamo, anche la parte del collo, quindi
vi sta bene lo stesso, perché comunque non dobbiamo fare la passerella tutti i giorni, cioè se fa freddo ci dobbiamo comunque coprire. La prima cosa, vi ho sempre detto, è la comodità, il piacere a se stessi, quindi trovarsi bene, comfort, essere in pace con il nostro outfit e chiaramente sì, dare qualche accorgimento per non sbagliare proprio, ecco, perché se uno dice oh, ho visto delle belle maniche a palloncino, se ti piacciono mettitele, assolutissimamente, perché come dico, contenti voi, anzi contenti noi, contenti tutti, però ecco, con la conoscenza che chiaramente non è proprio il massimo per noi. Quindi sciarponi e tutto, oppure avere il doppio con un twinset, ecco, diciamo il doppio pezzo con un twinset che però non sia molto strutturato, se no ingrossa sempre di più, a parte che twinset grossi sinceramente non ne ho mai visti, magari con un cardigan, quindi con sotto qualcosa, ecco, a quel punto se è un cardigan con le maniche va benissimo, magari appunto non manica a giro. Se invece tenendolo magari aperto in questa zona o con un bello scollo ampio che dia risalto, di colore comunque scuro, se lo vogliamo lungo, preferibilmente è meglio tenerlo aperto in maniera che si vede che sì, abbiamo un torace importante, ma poi abbiamo anche una vita. Se invece vogliamo un gilet, ecco che non ci sta bene quello che taglia le maniche, quindi sempre con una manica scesa e magari questo gilet appunto sempre con un bello scollo e che rimanga abbastanza fluido. Quindi possiamo sì fare una sovrapposizione, però prestiamoci un po' di attenzione. Tutti gli oversize non stanno bene, per quanto riguarda la parte sopra chiaramente non stanno bene, mentre stanno bene nella parte sotto, però io non metterei sotto troppo oversize, perché se no va a finire che sembriamo, tra virgolette, passatemi questa parola, tante sopra ma tante anche sotto, quindi un po' tutte grosse, quando invece no, non lo siamo, abbiamo solo le spalle e il torace un po' più ampio rispetto ai fianchi. E quindi quale tutorial stanno meglio di quelli che ho fatto al triangolo invertito? Beh, il maglione Rovigo, magari con un filato più leggero, lo scaldacuore Venezia, quello è perfetto, anche la canotta Campanula mi sembra, quella, aspettate che leggo, che me li ero segnati, no scusate, la canotta Tulipano, vedete, ve li leggo per non confondermi, la canotta Tulipano, quella ha uno scollo all'americana e evidenzia il punto vita perché è sotto ha il pizzo, poi abbiamo il gonnellino Palma magari per l'estate che è cortino, lì dipende appunto se vi sentite a vostro agio, comunque quello va bene, il coprispalle Verbena che ha un taglio particolare per cui non mette in risalto le spalle, il crop top Boston, però ecco in tutti questi che vi dico dovete sempre fare attenzione che io non sono un triangolo invertito, quindi magari utilizzo dei filati o delle fantasie dei colori che ecco vanno poi tarati sulla vostra personalità, sul vostro gusto, ma anche ecco sul vostro tipo di forma del corpo. Quindi potete prendere i tutorial, poi chiaramente adattarli come filato, colore, fantasia, che abbiamo detto che forse è meglio non avere nella parte sopra, chiaramente ai vostri gusti appunto e alla vostra forma del corpo. Quindi il top crop Boston sì sta bene, ma quello enfatizza un po' troppo il sopra, magari sarebbe meglio in un unico colore magari scuro. Poi abbiamo il coprispalle Campanula, anche quello sta bene perché dà questo taglio che sembra un po' un raglan. E poi abbiamo su Reverly però è un giacchino, si chiama Lemni, che quello sta bene perché è un giacchino che non enfatizza questa parte ma le maniche e appunto anche sotto.
E poi abbiamo le stole. Ecco, come stole abbiamo la Locasia, era una stola che avevo fatto tempo fa, e l'ultima fatta che è la Daily, perché sono leggere come struttura, non ingoffano, non sono grosse, e quindi potete metterli sia come sciarpona che come stola. Adesso controllo se vi ho detto tutto. No, dimenticavo una cosa che vi sta molto bene in questa parte, per esempio è lo scialle Dragon. Questo dimenticavo, meno male che mi sono fatta la lista. Quindi queste cose vi stanno molto bene, appunto come vi dico, cambiate colori e fantasia, e ve li faccio magari passare adesso in maniera che vi rendete conto di quali sono. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!